Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati su UFO News GL. A un nuovo appuntamento vi svelo un mistero. E sono qui per cercare almeno di far luce, forse di svelarvi, almeno in parte, un mistero che riguarda un personaggio storico di cui in questo periodo si è tornati a parlare a gran voce, che naturalmente è JFK, che vediamo qui alle mie spalle, mentre sta leggendo una documentazione durante un viaggio. Naturalmente in questi giorni sono emerse tantissime cose che lo riguardano. Siamo in attesa trepidante di questa seduta del congresso straordinaria da parte della nuova task force di Anna Paolina Luna, membro del congresso e presidente di questa task force, che analizzerà sostanzialmente tutti quelli che sono i segreti che nell'arco del tempo sono stati classificati e sono stati resi in qualche modo oscuri e sono stati vietati alla massa di elettori, di popolazione americana e di conseguenza a tutto il resto del mondo. Ovviamente la prima seduta straordinaria presso il congresso, che dovrebbe essere proprio questo mese di marzo, ci porterà ad ascoltare proprio questi misteri, questi segreti che riguardano il caso di John Fitzgerald Kennedy e ovviamente il suo assassinio. Questa sarà la prima di una serie di sedute straordinarie che vedremo prossimamente, che riguarderanno casi importanti come quello di Bob Kennedy, quello di Martin Luther King, più altre cose magari più recenti, e ovviamente la questione che a noi interessa tanto, quella che abbiamo tanto a cuore, ovvero quella ufologica, quella del più moderno diciamo sistema di classificazione e di segretezza legato agli UAP. Ovviamente l'argomento di oggi riguarda proprio la questione dell'assassinio di John Fitzgerald Kennedy, ma da un punto di vista completamente differente, anche se non agli occhi del mondo ufologico. Infatti, fra le varie teorie cospirazioniste, come vedremo naturalmente più in dettaglio a breve, c'è proprio quella che dietro al suo assassinio ci possa essere, tra le cause principali, o forse addirittura essere la causa principale, proprio il fatto che volesse svelare i segreti del mondo degli UFO. Ma non è una cosa così semplice, l'affronteremo naturalmente per gradi, non riguarda solo esclusivamente questo aspetto, come scherzosamente ho detto anche nella chat prima dell'inizio della live, dello streaming. In effetti si tratta di tre questioni legate a stretta maglia: quella del segreto ufologico, quello della cospirazione anti JFK da parte dei servizi segreti, quindi un aspetto di conseguenza anche politico, geopolitico, che riguardava la guerra fredda e la connessione tra il fenomeno UFO ed esso. Quindi, come potete vedere, la questione che affronteremo oggi è veramente complessa e veramente importante, e lo faremo perché sono usciti due documenti, in realtà una lettera che ha portato nuovamente a discutere anche di un vecchio documento e di altre questioni legate al passato. La teoria del complotto secondo cui John Fitzgerald Kennedy sarebbe stato assassinato perché intendeva proprio rivelare informazioni sui dischi volanti, come all'epoca ancora venivano definiti gli oggetti volanti non identificati, gli UFO, gli UAP per come li conosciamo oggi, anche se, come ho spiegato in più occasioni, seppur non scendendo nei dettagli, oggi sono cambiati nuovamente i nominativi, le diciture, ma la stampa e l'ufologia tenta di stare dietro a questo, ma non riesce a stare al passo. Ovviamente si tratta di una delle narrazioni che sono emerse dopo questo assassinio e che nell'arco del tempo si è andata a mettere in questa costellazione di ipotesi, veramente tantissime ipotesi, che non trovano in alcun modo certezze o smentite certe.
Come ben sappiamo, l'omicidio del presidente degli Stati Uniti JFK avviene il 22 novembre del 1963 a Dallas, in Texas, e la teoria che lega il suo omicidio alla questione UFO, ma è una questione governativa dei servizi segreti, e a tutto un mistero, tutto un alone di misteri che circonda la questione, diventa sempre più nebulosa e complessa nel tempo, anche perché c'erano diversi documenti che non era possibile visionare, e infatti proprio in quest'ultimo periodo non solo il presidente Donald Trump ha permesso la declassificazione, facendo delle richieste formali che sarebbero state accettate, di declassificare, desecretare tutta quella documentazione legata all'omicidio Kennedy, che ancora veniva tenuta riservata dalla Central Intelligence Agency, quindi dalla CIA, la CIA come in Italia è conosciuta. Ma proprio quando il presidente Trump ha firmato e fatto questa richiesta e si è cominciato a parlare nuovamente della cosa, stranamente, dal Federal Bureau Investigation, quella che noi conosciamo come l'FBI, emergono 14.000 pagine di documenti sul caso in oggetto, che non erano mai state visionate e trovate fino adesso. Mistero dentro il mistero. Ovviamente queste pagine verranno consultate dalla formata task force di Anna Paolina Luna, e chissà che a breve non sapremo cosa c'è scritto. Ma qual è il contesto storico della questione? Negli anni 60 ovviamente il tema ufologico era un tema che forse attirava più attenzione di oggi, veniva discusso anche nelle televisioni, persino qui in Italia tra gli anni 60 e gli anni 70, fino anche ai primi anni 80, suscitava un certo interesse, un interesse che guadagnava sempre più consensi all'interno del mondo popolare, della cultura popolare e del pubblico forse più in generale, ma creando comunque degli appassionati che in qualche modo si evolvevano, crescevano in una determinata direzione. Questa direzione i cui anzi binari erano stati originariamente creati da una serie di eventi come quello del caso di Roswell, quello del caso di Kenneth Arnold ed altri. Ma mi interessa soffermarmi un secondo sul caso di Roswell del 1947, che poi non è quello che viene descritto spesso anche negli ambienti ufologici con l'oggetto precipitato. In realtà, l'ho detto 100.000 volte, lo dirò fino alla nausea, si tratta di due oggetti distinti precipitati in due luoghi differenti di Roswell, e di un terzo velivolo precipitato nelle stesse località 2 anni dopo, nel 1949. Di quest'ultimo ci sarebbe tra l'altro anche un filmato molto interessante, ma ci sono pochissime notizie storiche. Questo clima ovviamente combattuto tra chi sostiene con scetticismo ovviamente che l'ipotesi più plausibile siano quelle stupidaggini che sono state definite le verità storiche sul caso Roswell, con pupazzi paracadutati, con palloni meteorologici segreti e cose che fanno ridere sostanzialmente oggi a chi capisce di più di questo argomento, e naturalmente chi dall'altra parte dà adito a qualsiasi forma di speculazione intorno alla questione di Roswell, ma alla fine comunque mi interessa che queste speculazioni, che in alcuni casi sono probabilmente veritiere, portano una gran quantità di persone ad attenzionare ancora meglio determinati argomenti di carattere ufologico e a pensare che ci sia effettivamente una cospirazione governativa, una necessità di dover occultare tutto il materiale, tutta la questione. E nonostante ci siano tante informazioni ufficiali che vanno contro, che remano contro, in fin dei conti siamo davanti a qualcosa che ha dato una svolta, un input. Ebbene, questo input ha un ulteriore slancio proprio in quegli anni, forse per l'interesse che aumenta nei confronti dell'esplorazione spaziale,
Non dimentichiamo che nel decennio precedente sono cominciate le missioni spaziali e c'è stato un primato, poi seguito da altri primati da parte dell'URSS, con lo Sputnik 1, lo Sputnik 2 e il primo astronauta mandato in orbita. L'URSS sembra essere avanti tecnologicamente nella corsa allo spazio, effettivamente per i primi anni lo è rispetto agli Stati Uniti, ma è proprio grazie a John Fitzgerald Kennedy che questo gap tecnologico viene colmato e porterà, chi ci crede, chi non ci crede non ci crede, ad andare attraverso le missioni spaziali della NASA, prima in orbita e poi infine ad atterrare sulla Luna. Kennedy avrebbe avuto intenzioni di rivelare al pubblico l'esistenza di forme di vita extraterrestri e di tecnologie avanzate che il governo stava segretamente studiando. Ed ecco che ritornano nuovamente le questioni legate alla retroingegneria, alla cattura, tra virgolette, degli UFO, al recupero, quindi alle missioni di recovery, che in questo periodo vengono discusse tantissimo, e alle forze speciali incaricate di questa tipologia di recupero, nonché poi si arriva ovviamente alla questione delle capacità, non poteri, io lo dico sempre, sono due cose diverse, alle capacità psioniche necessarie per poter condurre questa tipologia di diciamo questioni. Spero che ora mi sentite meglio, perché mi sono accorto che c'era probabilmente un audio leggermente più basso, quindi non so, Bruno, ok, perfetto, comunque si è sentito finora tutto chiaramente, ok, meglio così. Allora, quindi si sostiene che Kennedy fosse preoccupato in merito alla crescente segretezza che si stava creando intorno ad una serie di problematiche ed in particolar modo di una segretezza nei confronti del governo da parte delle agenzie segrete proprio per la questione degli UFO. E questo suo voler rendere di dominio pubblico i segreti sugli UFO lo metteva nell'occhio del ciclone, per non dire nel mirino dell'assassino o degli assassini. Ora, lui è sempre stato molto vicino alla questione ufologica e lo vedremo ovviamente in corso d'opera, anche capiremo il perché, seppur ci arriveremo, ci entreremo nell'argomento, ce ne terremo, diciamo, tra virgolette fuori, perché lo andremo a vedere marginalmente, perché è un argomento, quello dell'MJ12, cioè del Majestic 12, che va trattato a sé. Magari non escludo che prossimamente farò una live anche sulla questione, sull'argomento, proprio per andare a chiarire tutta una serie di dettagli che qua verranno soltanto menzionati. Naturalmente il fatto che volesse rendere pubbliche le cose segrete sul fenomeno UFO ci indica innanzitutto che lui aveva una grande conoscenza del fenomeno UFO, ci indica che il fenomeno UFO era effettivamente studiato e che il governo era, tra virgolette, ancora tenuto in qualche modo in considerazione e informato di conseguenza delle questioni ufologiche, almeno entro certi limiti. E che, per quanta segretezza ci possa essere intorno alla questione UFO, c'erano delle cose che venivano effettivamente discusse, ma sappiamo per certo che fino alla metà degli anni '80 questo avveniva costantemente, fino a quando un memorandum firmato da un ammiraglio, in questo momento non ricordo il nome, ha portato ad obbligare tutti a mantenere la segretezza su determinate notizie di informazioni di carattere ufologico, se queste sono strettamente legate ad una questione prettamente di difesa e sicurezza nazionale, che vedremo alla fine essere il tema alla base di tutta questa questione ufologica di JFK, che naturalmente nel suo modo di governare aveva
alcuni fondamenti, alcune cose che per lui erano importanti, cioè rendere pubbliche le informazioni che garantivano da una parte la trasparenza e quindi potessero aumentare proprio nei confronti del governo la fiducia del popolo americano, oltre che una prudenza nelle situazioni di geopolitica potenzialmente conflittuali e nonostante fosse passato alla storia anche come una persona molto decisa, una persona interventista, perché non dimentichiamo che ci ha portato, tra virgolette, quasi allo scontro con l'Unione Sovietica, col patto di Varsavia, quindi col blocco dell'Est, ma per fortuna questo non è successo ed è un'altra storia, anche se ci sono delle connessioni plausibili. Ma quali sono gli elementi a sostegno e gli elementi contrari alle teorie cospirazioniste che pensano che dietro l'assassinio di Kennedy ci sia effettivamente la questione UFO? Tra l'altro non solo dietro la questione di John Fitzgerald Kennedy, ma anche dietro quella di Bob Kennedy, che sarebbe stato informato dal fratello di determinate cose proprio di carattere ufologico, e persino della nota attrice, in questo momento mi è sfuggito il nome, quella bionda per intenderci, che si dice fosse l'amante di Marilyn Monroe, fosse l'amante di John Fitzgerald Kennedy, che era diventata proprio la sua confidente, che confidò a sua volta alla persona sbagliata che Kennedy stava per divulgare le informazioni sugli UFO prima di essere assassinato, e di conseguenza viene trovata morta anche lei in quello che è considerato a livello cospirazionistico una messa in scena di suicidio, che in realtà è un vero e proprio omicidio di carattere politico. Quindi vediamo prima quali sono gli elementi a sostegno della teoria cospirazionista. L'apertura verso la trasparenza, che corrisponde effettivamente al suo modo di agire, cioè al modo politico di pensare di John Fitzgerald Kennedy, con un approccio più liberale, aperto alla trasparenza governativa, ovviamente in linea assolutamente opposta, contraria rispetto ai suoi predecessori. Ci sarebbero stati poi diversi segnali che indicavano il suo desiderio di discutere la questione riguardante gli UFO, e quindi di conseguenza il collegamento diventa anche in qualche modo più facile. Ci sono poi le testimonianze dei funzionari, alcuni ex funzionari infatti del governo, funzionari di tipo militare all'interno del governo, quindi stiamo parlando del gruppo di generali, ammiragli, eccetera, che compongono lo staff della difesa e il capo praticamente di tutti i generali, che poi sta sotto al segretario alla difesa, che è invece una figura politica precisa, che tra l'altro subentra al presidente degli Stati Uniti in caso del conflitto, addirittura in determinate situazioni scavalcando il vicepresidente. Ma non entro in merito neanche a questa questione. Quindi alcuni ex funzionari, ovvio, ormai sono ex funzionari di governo militari, affermavano di avere avuto informazioni di progetti segreti, quindi parliamo proprio di retroingegneria e di sviluppo addirittura di questi progetti, legati al fenomeno UFO, e che Kennedy potrebbe aver avuto accesso a tali informazioni. Cioè significa che paradossalmente lo staff della difesa era più informato e meglio informato su queste questioni di quanto non lo fosse il presidente, e quindi coloro che venivano informati nello staff della difesa in ambito militare, che avevano un livello di accesso alla segretezza maggiore del presidente, a sua volta non erano informati di tutti i fatti. Ma quello che ci interessa capire è però che c'è un'ammissione del fatto all'interno del suo staff di governo che lui potesse realmente, effettivamente essere informato di alcune questioni ufologiche. Le tempistiche dell'assassinio.
Le teorie suggeriscono che la morte di Kennedy sia avvenuta poco dopo che il presidente abbia manifestato l'intenzione di rivelare queste informazioni sulla segretezza governativa in campo degli UFO, manifestando appunto pubblicamente questa intenzione e suggerendo un possibile collegamento, questo è un passaggio fondamentale, tra la sua morte e il tentativo maldestro e mal riuscito di mantenere segreta la questione ufologica. Non dimentichiamo che nella storia dell'ufologia ci sono quasi 30 presunti omicidi-suicidi e tutta una serie di decine di strane morti intorno al mondo dell'ufologia americana, a tutte le persone che cercavano in qualche modo di portare al grande pubblico l'informazione. Ultima cosa non meno importante, la fuga di notizie. Infatti sembra che alcuni eventi come il famoso discorso di Kennedy all'Università di American University nel 1963, dove parla di pace e apertura, vengono interpretati come indizi del suo intento di liberarsi dalla catena della segretezza, incluso il tema degli UFO. Però attenzione, perché lui era abbastanza abitué nel fare discorsi pubblici in cui demonizzava determinati ambienti, tra questi quello delle agenzie governative segrete che operavano anche clandestinamente, e di certo non ha mai nascosto di essersi schierato contro il mondo dell'industria militare. E ha spesso parlato di governo nel governo, di governo ombra, quindi del deep state, che oggi è diventato anche un cavallo di battaglia proprio della politica di Kennedy nel governo Trump. Quindi ci sono anche diciamo una serie di nemici che lui si è fatto nel tempo, che non riguardano naturalmente solo la questione ufologica, ma l'impianto industriale militare, l'impianto delle agenzie segrete, eccetera, eccetera, ma vedremo più in dettaglio alcune di queste cose nell'arco di appunto questa live. Ma quali sono invece le cose che remerebbero contro questa teoria cospirazionistica, perché è giusto parlare anche di quelle, e quindi le critiche che vengono fatte dagli scettici a questa teoria? Questa teoria molto interessante, molto affascinante, riceve numerose critiche per la mancanza di prove concrete. E quindi apro e chiudo una parentesi. Se da una parte non abbiamo prove concrete e sufficienti per poter dire che questa teoria potrebbe essere effettivamente una teoria veritiera, plausibile, non ci sono prove d'altra parte per smontare la teoria e dichiarare che sia tutta una stupidaggine inventata. Quindi potremmo dire che la verità sta in mezzo. Ma quindi quali sono queste critiche? La mancanza di prove tangibili è sicuramente una, ma siamo proprio sicuri che sia così? Perché esisterebbero dei documenti rilasciati parecchi anni fa, decine di anni fa, grazie al sito oggi famoso al mondo come The Black Vault, che è una miniera da questo punto di vista, dove non solo si parla di segretezza e di agenzie in questioni legate all'MJ12, cioè al Majestic 12, Majestic 12, che era un'organizzazione, era perché probabilmente nel tempo o è stata sciolta o è stata assorbita o è cambiato radicalmente tutto, quindi anche il nome eccetera, comunque non esiste più praticamente una struttura con questo nome. Era una struttura composta dai 12 MJ, cioè i 12 magistrali, per indicare che erano il non plus ultra al comando di questo gruppo, con le conoscenze dovute alle proprie caratteristiche. Si trattava di scienziati, di
militari come generali, ammiragli, eccetera. C'era anche un rappresentante della Chiesa, un vescovo, eccetera, eccetera. Ora, è strano, ma è vero, che esistono documenti dell'MJ-12 firmati dal maggiore dell'aeronautica JFK, John Fitzgerald Kennedy. Questo ci dice che per forza maggiore Kennedy doveva essere a conoscenza di fatti ufologici, probabilmente passati proprio sotto le proprie mani, o addirittura ci aveva avuto a che fare in qualche modo in maniera diretta, in quanto ufficiale dell'aeronautica, in un periodo in cui ha fatto da tramite, quindi metteva la sua firma nero su bianco nella documentazione, che veniva a contatto proprio con l'MJ-12. E quindi siamo così sicuri che non esiste questa documentazione? O forse dovremmo essere più prudenti e dire che allo stato attuale questa documentazione non è ancora stata semplicemente rilasciata ed è ancora classificata, almeno in gran parte, mentre quelle che sono trapelate negli anni non vengono considerate come prova, anzi non vengono proprio lette, tenute in considerazione, quindi non è che non sono delle prove, non vengono tenute in considerazione, che è un discorso ben diverso. Poi ci sono le motivazioni politiche. Infatti gli storici analisti spesso sottolineano che quando c'è stato l'assassinio di Kennedy, legarlo, proprio in quel periodo storico, in quel contesto storico, a cospirazioni come quella della segretezza ufologica è stupido, perché era molto più plausibile che fosse visto di cattivo d'occhio con tanti nemici che si era creato, e all'interno quindi ci fossero motivazioni politiche, mafiosi, tensioni per la guerra fredda, altre questioni di politica estera come Cuba, eccetera, piuttosto che segreti extraterrestri. Ma anche qui, ma siamo veramente sicuri di questo discorso, o forse gli storici analisti, per via dell'ignoranza verso certi argomenti, non li tengono in considerazione per partito preso, dando la precedenza, come spesso avviene a livello storico, a presunti fatti conclamati che alla fine risultano essere spiegazioni irrazionali, poco funzionali, illogiche, per non dire alcune volte anche delle idiozie vere e proprie. In effetti, pensare che il presidente più protetto al mondo all'epoca, con i servizi segreti che ci stanno tutto intorno, che formano dei perimetri sempre più larghi, che controllano le zone, che perlustrano le zone, con i cecchini sopra i tetti, eccetera, eccetera, alla fine ti fanno fregare da un'organizzazione come la mafia, oppure viene assassinato da qualcuno pagato dall'URSS, perché c'era la guerra fredda. Sicuramente avrebbero avuto modi e metodi molto più banali, più semplici, come l'utilizzo di sostanze tossiche e radioattive, eccetera, eccetera. E sicuramente un'Unione Sovietica, qualora avesse voluto organizzare un assassinio del presidente americano, lo avrebbe fatto in una maniera tale che non solo non sarebbero stati probabilmente scoperti, ma in cui non ci sarebbe stato il minimo rischio di fallimento, cosa che invece è stata conclamata anche dagli stessi storici, che i rischi di fallimento dell'attentato erano abbastanza netti. E infine le teorie del complotto, che già solo perché vengono etichettate in questa maniera, quelle sugli UFO naturalmente, che si inseriscono su una più ampia narrativa e più ampie questioni, che tenderebbero a spiegare eventi complessi in modo fantasioso e semplicistico. Ma io questa intanto non sono nemico della fantasia e neanche della semplicità, che a volte è molto più capace di spiegare le cose che
piuttosto l'utilizzo di tecnicismi, paroloni o frasi lunghe, complicate e ricche di dettagli che finiscono magari anche per annoiare una persona. E secondo questi storici, in questo modo si ignorano le dinamiche della politica e le dinamiche sociali più ampie, senza pensare sul dato più importante, che la questione ufologica è una questione sociale, politica e naturalmente si espande in tutte le questioni proprio della società, oggi ovviamente ancora di più con la questione dei social, ma più di ogni altra cosa, perché riguarda l'intera umanità. Non è una questione statunitense o una questione della guerra fredda con la Russia all'epoca Unione Sovietica, ma è una cosa planetaria, che ci sia la vita extraterrestre, che vengano a visitarci, che il fenomeno UFO sia una minaccia, perché già all'epoca c'era questa questione, ma la affronteremo tra poco, perché ogni cosa va letta e compresa nel suo contesto. Giusto per concludere questa parte iniziale, per poi entrare nel vivo della questione, nel nocciolo del discorso, ma questa era necessaria per capire ovviamente e andarci a legare a tutta la questione ufologica di JFK, perché altrimenti sarebbe stato un salto nel vuoto e appunto sarei incappato anch'io in questa questione dell'utilizzo complicato e forse generico, eccetera, e difficile da capire dell'argomento. Allora, le teorie del complotto che si legano alle questioni di JFK sono diverse, non mi interessa ad andarle a approfondire, mi interessa ovviamente la questione UFO e viene considerata come un esempio pratico di come le paure e le speculazioni pubbliche possono intrecciarsi con eventi storici. E ai più viene definita, seppur un qualcosa di affascinante, una delle tante teorie supposte, speculative, senza prove, senza nulla di concreto, in un contesto che sarebbe molto più complesso e sfaccettato di quello ufologico, perché riguarderebbe la geopolitica, eccetera. Io non sono minimamente d'accordo, perché l'ufologia riguarda la geopolitica, riguarda la popolazione mondiale ed è un qualcosa di molto più complesso invece della geopolitica tradizionale, è molto più sfaccettato, è molto, secondo me, anche più importante e circonda la vita e la morte di non solo il presidente più iconico e più amato dalla popolazione americana degli Stati Uniti, ma anche diciamo un personaggio carismatico che in qualche modo ha fatto la storia da diversi punti di vista, perché ha avvicinato paradossalmente Stati Uniti e Unione Sovietica e, come vedremo a breve, ha cercato in qualche modo addirittura una collaborazione con il paese nemico, avrebbe cercato il condizionale d'obbligo di portare alla luce una serie di cose che remavano contro il governo e remavano contro la pace. Ma andiamo a vedere la questione in oggetto. Naturalmente vi porto all'attenzione questo articolo sul quale vi racconterò questa storia spiegandola passo per passo, mostrandovi anche due documenti importanti. Intanto parliamo di un articolo del Daily Mail, non parliamo dell'ultima rivista, l'ultimo network, ruota della carrozza indietro, neanche tenuto in considerazione. Al contrario, promemoria bomba, così tuona e titola l'articolo. Afferma che JFK ha indagato
sulla CIA, prestiamo attenzione a tutte le parole per come vengono utilizzate in quest'articolo perché è molto importante, per pubblicare i file sugli UFO 10 giorni prima del suo assassinio. Tra l'altro ci sarebbe anche un altro articolo correlato, ma non c'è tempo di andarlo a leggere, anche oggi. Mentre i documenti sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy stanno per essere resi pubblici, è riemerso un promemoria presumibilmente scritto dall'ex presidente 10 giorni prima della sua morte. Nella lettera datata 12 novembre 1963, John Fitzgerald Kennedy avrebbe chiesto al direttore della CIA di informarlo su tutte le informazioni di intelligence sugli UFO. Il nome del destinatario è stato censurato, ma all'epoca era John McCone, a capo del dipartimento rispettivo della CIA. La lettera sottolineava l'importanza di sapere quali oggetti nei cieli sono sconosciuti nel caso in cui i sovietici scambiassero un UFO per uno spionaggio americano sulle proprie difese. Attenzione, mi fermo qui un secondo perché qui è importante spiegare un paio di cose. 10 giorni prima Kennedy scrive al direttore incaricato degli UFO una lettera in cui gli si chiede esplicitamente alla CIA di fargli pervenire le informazioni in possesso dell'intelligence. Parliamo di informazioni segrete sugli UFO. E questo ci dice che Kennedy sapeva esattamente che i servizi segreti stavano lavorando alla questione UFO, sapeva che lo faceva la CIA, la Central Intelligence Agency, e sapeva chi era il direttore incaricato di quella sezione che potremmo definire la sezione X-File. E sottolineava l'importanza di sapere quali oggetti nei cieli sono conosciuti nel caso in cui i sovietici scambiassero quegli UFO per azioni spionistiche o offensive americane. Quindi il suo interesse primario non era quello di portare all'attenzione del pubblico e divulgare le informazioni sugli UFO, cosa che comunque voleva fare, ma penso in step successivi. Ma il fatto della sicurezza nazionale e l'evitare una guerra termonucleare con l'Unione Sovietica. Non dimentichiamo che c'è in atto una guerra fredda che ad alti e bassi tende a riscaldarsi parecchio, con scontri anche tra velivoli militari, invasioni di paesi, diciamo, alternativi, quindi la guerra viene portata per procura in altri paesi, che poi diventeranno paesi della NATO, paesi del Patto di Varsavia e via discorrendo. Quindi è importante che il governo degli Stati Uniti venga a conoscenza dei dati segreti sugli UFO affinché possa riconoscere gli oggetti nel caso questi invadano il territorio sovietico, per avvertire i sovietici che quegli oggetti sono extraterrestri e non appartengono agli americani, ed evitare uno scontro e un problema di tipo spionistico. Attenzione, perché questa è una cosa importantissima. Quando questi dati saranno stati ordinati, dice il presidente nella lettera, vorrei che organizzaste un programma di condivisione dei dati con la NASA, in cui le incognite siano un fattore da tenere in considerazione, si legge nel promemoria. Ciò aiuterà i direttori di missione della NASA nelle loro responsabilità difensive. Allora, apro e chiudo una parentesi per chi si è perso la live di ieri sera sul Japan, bellissima live fatta con Pietro Marchetti in cui si parla di questa organizzazione
pubblica francese che studia gli UFO, ad un certo punto Pietro ha fatto una battuta che poi si è trasformata in realtà in una verità detta ridendo, cioè che l'Agenzia Spaziale Americana, al contrario di molte altre agenzie spaziali, è militarizzata o è militare. Io ho sorriso, ho partecipato alla discussione, non mi sono espresso e diciamo che ero abbondantemente provato e stanco, ma queste parole di Kennedy parlano chiaro. Vediamo cosa dice tra le righe, perché bisogna saper leggere tra le righe. Quando questi dati saranno stati ordinati, cioè metteteveli insieme, ordinatemeli nel modo giusto, vorrei che organizzaste un programma di condivisione con la NASA, cioè io dico a te, CIA, organizzati il lavoro, condividi le informazioni con la NASA, poiché le incognite, che sarebbero gli oggetti non identificati, e tutte le questioni non identificabili, cioè non legate a fattore umano, quindi non human, come oggi si usa dire, in maniera da tenere in considerazione, leggendo il tutto, in caso di necessità anche da parte della NASA. Ma perché la NASA? Perché ciò, dice il presidente nella lettera nero su bianco, aiuterà i direttori di missione della NASA nelle loro responsabilità difensive. Questa è una diretta ammissione che la NASA si occupa di difesa spaziale. E qui chiudo questa parentesi e vado avanti. Il documento è stato ottenuto da William Lester, uno scrittore che ha affermato di essergli stato rilasciato ai sensi della Freedom of Information Act, FOIA, mentre stava facendo ricerche per il suo libro nel 2011, A Celebration of Freedom, JFK and the New Frontier, la nuova frontiera. La CIA, la Central Intelligence Agency, che viene nominata nella lettera dal presidente degli Stati Uniti Kennedy, non ha mai rilasciato dichiarazioni pubbliche e ha rifiutato di rispondere al Daily Mail, che ha formalmente chiesto informazioni e di visionare la documentazione prima di pubblicare questa storia. Non ha ricevuto neanche risposta. E questo è indice che possa essere vera, al contrario di quello che dicono tanti altri individui. Perché? Perché quando una cosa non è vera, viene smentita immediatamente, non ci girano intorno. Se una cosa è segreta, cominciano ad essere titubanti. Ma come hanno fatto a sapere che c'era sta cosa? Ma perché c'è questo interesse a pubblicare questa cosa in questo momento? Eccetera, eccetera. Ma anche questo discorso si articolerà un po' più avanti. Questa è la lettera in oggetto, ok? Vedete che ci sono delle cancellature incredibili. Andiamo avanti. Tuttavia, la lettera non è apparsa da nessuna parte se non nel libro di Lester, portando alcuni esperti a metterne in dubbio l'autenticità. Ma da quando in qua il fatto che una cosa sia esposta solo da una parte è sinonimo di non veridicità? Perché non mi risulta che sia così. Secondo questo principio possiamo dire che la Carta dei diritti potrebbe non essere autentica, la Costituzione americana potrebbe non essere autentica e così via per quanto riguarda tutta la documentazione unica al mondo. Un modo forse molto semplicistico per gli ingenuotti, scettici, eccetera, di imboccare la risposta e persino un'opinione, cioè quella che la lettera possa insinuare il tarlo, che la lettera possa essere un fake. Ma no, al contrario, io dico.
Se uno scrittore noto mette per iscritto in un libro che ha ottenuto tramite FOIA, cioè legalmente, il documento e lo mostra, questo è un sinonimo di autenticità. Sta al contrario nel chi dice che non è vero dimostrare il contrario. E i tentativi di dimostrare il contrario vanno fatti ovviamente ricercando il documento e qui nasce un problema. Esistono diverse stravaganti teorie cospirazioniste su JFK, anche qui viene riportato, e UFO, tra cui quella secondo cui potrebbe essere stato assassinato per aver denunciato un insabbiamento da parte del governo. Il promemoria riporta come oggetto revisione della classificazione di tutti i file di intelligence sugli UFO che interessano la sicurezza nazionale, insieme alla parola bozza scritta a penna nell'angolo in alto a destra. Quindi, fatemi capire. Si contesta la veridicità della lettera perché in un'alta a destra c'è scritto bozza con la penna e perché viene scritto come oggetto revisione della classificazione di tutti i file di intelligence sugli UFO che interessano la sicurezza nazionale? Vorrei tanto capire perché. Perché bozza scritta a penna potrebbe averlo inserito chiunque dopo che è stata, diciamo, scritta la lettera, in post produzione, fatemi passare questo termine, e la scritta revisione della classificazione di tutti i file di intelligence sugli UFO che interessano la sicurezza nazionale non mi sembra che dia qualche indizio che è stata scritta da una persona incompetente o che non è stata scritta dal presidente Kennedy o che possa essere un documento falso. Al contrario, mi dice che chi sta scrivendo la lettera sa perfettamente che non deve lasciare tracce dell'argomento, quindi sa come scrivere per far arrivare il messaggio senza divulgare informazioni nel caso la lettera finisse sotto occhi sbagliati, e ci fa capire anche a chi si sta rivolgendo e cosa esige che si faccia, nell'interesse sempre della sicurezza nazionale. Non stiamo parlando di una cosa che vuole fare per chissà quali questioni politiche, e sicurezza nazionale. Avvenne durante la guerra fredda e la corsa allo spazio e 2 mesi dopo che JFK aveva proposto un programma lunare congiunto con l'Unione Sovietica. Cosa? Avete sentito bene? Perché credeva che dalla collaborazione tra 2 nazioni, 2 superpotenze aggiungo, le uniche 2 a livello spaziale dell'epoca, si sarebbero potute fare più scoperte. Attenzione, non solo quindi si parla di collaborazione tra Stati Uniti e Unione Sovietica nello spazio in anni non sospetti, ma ora arriva il bello. Nel promemoria si afferma che JFK incaricò James Webb, quello che ora gli prende il nome del telescopio, secondo amministratore per ordine di grado della NASA, quindi il secondo direttore per importanza, di sviluppare un programma con l'Unione Sovietica per l'esplorazione congiunta di spazio e Luna. È chiaro sto fatto? Disse qualcuno. Quindi non è una teoria cospirazionista. Ha dato l'incarico al vice direttore, al secondo direttore della NASA, James Webb, di sviluppare un programma di collaborazione spaziale tra Stati Uniti e Unione Sovietica per creare un sistema di esplorazione per lo spazio e la Luna insieme, come alleati. È importante che facciamo una netta distinzione tra ciò che è noto e ciò che è sconosciuto. Attenzione, attenzione, perché è importante.
Nel caso in cui i sovietici cercassero di scambiare la nostra estesa cooperazione, cioè gli Stati Uniti si erano aperti ed erano molto disponibili a questa collaborazione con l'Unione Sovietica, con un'Unione Sovietica che era molto sospettosa nei confronti degli Stati Uniti proprio per questa apertura, affinché non confondesse l'atto con qualcosa che servisse a nascondere un sistema per raccogliere informazioni sui loro programmi spaziali di difesa. Andiamo a leggere tra le righe di questo paragrafetto molto interessante. È importante che facciamo una netta distinzione tra ciò che è noto e ciò che è sconosciuto, cioè noto, nostro, sconosciuto, UFO, alieni. Nel caso in cui i sovietici cercassero di scambiare la nostra stessa cooperazione perché erroneamente interpretano gli atti spionistici degli UFO come atti spionistici americani, rischiando di non solo danneggiare la cooperazione, ma di far credere ai russi che siano gli americani a spiarli e a spiare il loro programma di difesa. E qui c'è un sottointeso. I sovietici negli anni 60 stavano già sviluppando un programma di difesa spaziale. Nel settembre del 1963 JFK affermò che se gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica avessero dovuto unirsi nello spazio, quindi avesse dato frutto questa collaborazione, avrebbero dovuto adottare un nuovo approccio alla guerra. E questo ha fatto girare le balle a tutti, senza esclusione. E ora capiamo il perché. Ciò includeva il desiderio di non seppellire il proprio avversario, cioè di non distruggerlo, di non ucciderlo, ma di competere in una serie di arene pacifiche nelle idee, nella produzione e in ultima analisi nel servizio all'intera umanità. Cioè quello che proponeva Kennedy era, al posto di farci la guerra con le armi, facciamoci la guerra con la concorrenza. La concorrenza ci porterà ad un ulteriore sviluppo e mentre ideiamo nuova roba, programmiamo nuove missioni, sviluppiamo nuove tecnologie in una gara a chi arriva prima, cooperiamo e evitiamo la guerra in tutte le sue forme. Ok? Il tutto non per gli Stati Uniti, non per gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, ma a servizio del mondo intero, cioè dell'umanità. Il promemoria ottenuto da Lester suggeriva che Kennedy aveva una missione da svolgere per garantire che la nazione non considerasse gli UFO come armamento americano, e questo mi sembra di averlo già chiarito più volte. Qua abbiamo un altro documento che riguarda l'MJ-12. Un tecnico di ricerca presso la biblioteca JFK di Boston, che ha chiesto di restare anonimo, ha dichiarato a Space.com di non essere riuscito a trovare una copia dell'archivio presidenziale che conserva copie di tutte le lettere di JFK. Dice: abbiamo svolto delle ricerche nei documenti presidenziali per cercare di trovare qualche prova della lettera del 12 novembre 1963 al direttore della CIA, John McCone, ha affermato il tecnico. JFK era noto anche per avere conservato copie carbone di tutte le sue lettere, ma quella pubblicata da Lester non è stata ritrovata. C'è qualcosa di un po' strano, ha detto il tecnico. È sanificato in punti molto strani. Il nome del direttore, l'intestazione superiore, cioè cancellato, del documento che di solito distingue quale agenzia lo sta generando. E poi la minuscola scritta top secret in cima alla lettera. Gli elementi top secret sono solitamente stampati in inchiostro scuro sulla lettera.
Dailymail.com ha contattato la biblioteca JFK e Lester per un commento. Lester ritiene che il suo promemoria precedesse un altro che secondo molti teorici della cospirazione indicherebbe l'omicidio di JFK da parte della Central Intelligence Agency, cioè un'accusa, denominato promemoria bruciato. Fermiamoci un attimo. Allora, abbiamo un topo da biblioteca fondamentalmente che è il tecnico della biblioteca di JFK di Boston, che ci dice che JFK teneva la copia di ogni la copia carbone di ogni lettera che inviava in un archivio che è visibile, è consultabile, eccetera, che è custodito, e che ha cercato questa lettera e non c'era. Primo problema. Ma se Lester, lo scrittore, ha dovuto appellarsi al FOIA, cioè al Freedom of Information Act, per riuscire a ottenere una copia declassificata in quanto lettera classificata, vuol dire che non è di dominio pubblico. Vuol dire che anche il presidente degli Stati Uniti non avrebbe potuto esporre una cosa del genere. E quando, semmai avesse fatto una cosa del genere, non sarebbe mancato un problema ulteriore con i servizi segreti, e sicuramente dopo la sua morte fare sparire quella copia carbone prima che venisse esposta, non credo che ci volesse chissà cosa, e non credo addirittura che ci volesse la Central Intelligence Agency per farlo. Quindi per me il fatto che non ci sia la copia carbone di questa lettera potrebbe non significare assolutamente nulla. Potrebbe non aver fatto una copia carbone, potrebbe effettivamente aver deciso di non farla, averla scritta in altre circostanze, si potrebbe essere persa, potrebbe essere stata rubata, potrebbe essere sparita, eccetera. Quindi il fatto che non c'è più la copia carbone, tra l'altro non stiamo parlando dell'originale, non significa che non ci sia, anche perché l'originale è stata inviata alla CIA e quindi non può essere quella in copia carbone, ma automaticamente quella della CIA. E quindi se tramite FOIA è arrivata all'Ester, dobbiamo fare riferimento a quella della CIA, e quella della CIA è autentica. Quindi, come sempre, vedete come girano la cosa? No, si deve dimostrare l'autenticità, no, dovete dimostrare che è falso. È l'esatto contrario. Ma andiamo avanti. Lester, abbiamo detto, ritiene che il suo promemoria precedesse un altro. Si accusa la CIA, ma di questo non abbiamo nulla. Quindi rimane nel campo della teoria cospirazionista. Questo misterioso documento è emerso nel 1999 da una fonte anonima. Attenzione, perché non abbiamo il documento, ma abbiamo il testimone. Emerso, allora, un ex agente della CIA che aveva lavorato presso l'agenzia tra il 1960 e il 1974 e che aveva preso il promemoria. Dove, come e quando. La fonte anonima ha affermato di aver preso durante un incendio proprio mentre la Central Intelligence Agency stava bruciando i file. Così ha riferito all'NBC News. Ma questo promemoria non è mai stato verificato come autentico, perché non può essere verificato in quanto documentazione ancora classificata. Lancer, lo scrittore, Lancer, nome in codice della CIA per nominare John Fitzgerald Kennedy, ha fatto alcune richieste in merito alle nostre attività, viene scritto e viene detto, che non possiamo accettare. Cioè, un servizio di intelligence che lavora per il paese non può accettare che il suo presidente faccia delle domande a loro. Rendiamoci conto che è una cosa gravissima. Vi preghiamo di inviare le vostre opinioni entro e non oltre ottobre. Cioè, sembra dalla serie, come si dice, diciamo, vabbè, lasciamo perdere, andiamo avanti perché il tempo vedo che stringe. La vostra azione in merito
a questa questione è fondamentale per la continuazione del gruppo, si legge, questo in riferimento al documento, questo qui, del Majestic 12, cioè significa che Kennedy stava interferendo con il funzionamento, quindi con le funzioni dell'MJ12. Lester ritiene, quindi lo scrittore, che il promemoria ricevuto dimostri che JFK stava indagando sul coinvolgimento della CIA negli UFO. Stava indagando, quindi mentre gli faceva le richieste, stava verificando alcune cose. Se Kennedy avesse ottenuto un certo livello di controllo su questa questione dalla NASA e dalla CIA, chi può dire che non avrebbe divulgato queste informazioni al pubblico americano? Chissà dove avrebbe portato. Intanto apro e chiudo una parentesi, oltre a ricordare sempre che io durante queste live non riesco a leggere la chat, quindi intanto un saluto, un abbraccio e un benvenuto a tutti coloro che durante la live si sono uniti a noi e quelli che ci sono dall'inizio. Do lo stop alle domande se abbiamo raggiunto le 8-10 domande, altrimenti lasciamo fino a raggiungere le 8-10 domande, quindi Bruno, fammi questa cortesia, se siamo oltre stop alle domande perché altrimenti non ce la facciamo. Alla fine di gennaio il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che autorizza la divulgazione dei restanti documenti classificati relativi all'uccisione di JFK del 1963. Il mese scorso, attenzione, la Casa Bianca è stata informata, come dicevo all'inizio, che l'FBI aveva scoperto in quel momento circa 14.000 pagine di documenti, mentre l'agenzia iniziava a esaminare i fascicoli segreti in risposta all'ordine esecutivo del presidente. Sembra una presa per i fondelli. Tra le rivelazioni sensazionali che potrebbero essere contenute nei file segreti sull'assassinio di JFK, la sorveglianza di Lee Harvey Oswald, un fascicolo su un killer cubano e il piano del presidente di annettare la CIA. Fermiamoci un attimo. Tra le rivelazioni sensazionali dei documenti dell'FBI, 14.000 pagine, potrebbero esserci contenuti i file segreti sull'assassinio JFK come, udite udite, la sorveglianza di Lee Harvey Oswald. Significa che sapevano che era un soggetto a rischio e lo tenevano sotto sorveglianza. Com'è possibile che abbia fatto quello che ha fatto? Seconda cosa, un fascicolo su un presunto killer cubano. Vi ricordate che molte ipotesi portavano a dire che ci doveva essere un secondo tiratore? Per la questione che poi è riemersa col tentato assassinio di Trump, del tiro incrociato. Anzi, se vi siete persi la live sull'attentato a Trump, vi invito a vederla perché insieme a Danilo Amelotti, un ex cecchino della Folgore, ex forze speciali, eccetera, abbiamo analizzato quell'evento tecnicamente nei minimi dettagli, quindi attraverso quello potete capire anche alcune cose, anomalie dell'assassinio di Kennedy. Terza cosa, oltre al killer cubano e alla sorveglianza di Oswald, il presidente voleva annientare la CIA. Ma che significa che il presidente voleva annientare la CIA? Cioè aveva scoperto che operava nell'illegalità e quindi la voleva, gli voleva togliere quel potere acquisito e riportarla praticamente a essere quello per cui era nata. L'ordine ha dato al direttore dell'intelligence nazionale e al procuratore generale 15 giorni per elaborare un piano per declassificare i documenti rimanenti. Non è chiaro quando questo sarà effettivamente fatto e verranno resi pubblici, ma sappiamo che verranno consegnati alla task force di Anna Paolina Luna, che al più presto deve conferire. JFK fu assassinato nel centro di Dallas il 22 novembre del 63.
mentre il suo corteo di automobili passava davanti all'edificio del Texas School Book Depository. Il killer Lee Harvey Oswald, 24 anni, è stato colpito da un cecchino appostato al sesto piano ed è stato a sua volta ucciso a colpi d'arma da fuoco 2 giorni dopo. No comment. La commissione Warren concluse che Oswald agì da solo, ma da allora le teorie del complotto hanno preso piede. Ma chissà perché hanno preso piede. E andiamo al dunque. Allora, intanto grazie per il sostegno al canale a Davide, a Bruno, a Stefano. Scusate se non vi ho ringraziato prima, intanto mi metto a schermo intero, ma non vedevo niente. Più che alla questione UFO, l'attentato di Dallas è da collegare alla richiesta di maggiori investimenti da parte dell'industria bellica proprio come oggi, non le pare? Allora Gianluca, intanto dammi per favore del tu, non amo molto i titoli e le distanze. Detto questo, secondo me ci sono molte cause possibili, l'una non esclude l'altra, quella ufologica secondo me è una delle più importanti ed è legata proprio alla questione in oggetto, cioè l'industria bellica, non dimentichiamo, che spende una gran parte dei suoi fondi in modo oscuro nei black project, e i black project in gran parte sono legati alla retroingegneria della questione UFO. Quindi mi sembra proprio che stiamo parlando della stessa cosa, ma da 2 punti di vista differenti. Non dimentichiamo che ad oggi gli investimenti che verranno fatti più importanti in campo bellico riguardano proprio la retroingegneria UFO. Quindi per quanto riguarda la questione di Kennedy, secondo me è plausibile pensare e parlare di questione UFO come una questione fondamentale. La mafia a Dallas non entra poi minimamente, si tratta di depistaggio, come le voci sulla morte della Monroe, che ne pensa? Sì, sono d'accordissimo Gianluca che la mafia non c'entra niente ed è un depistaggio, come tanti altri. Sulla questione della Monroe ci sarebbe da fare una puntata a parte perché è molto ricca di sfaccettature e misteri e sono convinto che riguarda, ora a prescindere da UFO o non UFO, le confidenze fatte proprio dal presidente e ovviamente riguarda il legame tra John, Bob e Marilyn, che ovviamente era una triangolazione alquanto pericolosa. Daniel, che ne pensi della Lady Bubusca? Pensi che abbia a che fare con l'assassinio di Kennedy? Che ne dici del nome Ufetto per il fantasma? Allora, per il fantasma dell'opera qua, del salotto dei misteri. No, mi piace proprio il fantasma del salotto dei misteri, che secondo me rende molto l'idea. Babusca, in questo momento io non mi ricordo chi è, quindi non so che dirti, Daniel. Proprio mi sfugge questo nome completamente, quindi mi dispiace, ma se mi scrivi la domanda a fine della live sotto al video ti rispondo dopo perché mi devo rinfrescare un attimo la memoria. Ma domanda di Maya: riesci a fare una live sugli avvistamenti UFO degli ex presidenti americani? Allora Maya, questa volta ti devo dire di no, ma non perché non voglia, ma perché non c'è sufficiente materiale per fare una live. Posso riassumere in breve: gli avvistamenti ufficiali fatti dai presidenti sono sostanzialmente 3, più una questione. Ah, ok, sì, comunque, allora, Daniel, Bruno mi ha ricordato chi è Lady, sì, che tra l'altro, se non ricordo male, dovrebbe essere anche legata ad uno degli agenti dei servizi segreti, però
ti rispondo dopo, quindi ti chiedo comunque di scrivermi la domanda sotto al video. Allora, dicevo, Maya, essenzialmente sono uno del presidente, quello che è morto da poco, Carter, di cui ha detto sempre pochissimo, si può riassumere in un classico avvistamento di UFO, e uno fatto dal presidente Ronald Reagan mentre è in volo con l'aereo insieme al suo pilota, e l'altro è un evento molto più, diciamo, ancora più difficile reperire informazioni, ma molto più importante, che riguarda sempre il presidente Reagan, il quale si presume che possa essere stato addotto insieme a sua moglie mentre rientrava a casa da una serata passata con degli amici, dove ebbero un vero e proprio missing time, adesso non mi ricordo di quante ore, ma credo 5-6 ore, che non venne mai spiegato. Non dimentichiamo che il presidente Reagan, seppur non parlò mai ufficialmente di UFO, è quello che ha fatto almeno 2 discorsi, che tra l'altro trovate su questo canale entrambi tradotti in italiano, e fece 2 discorsi, uno all'ONU e uno in un'università statunitense, dove parlava dell'unione tra varie nazioni per contrastare un'eventuale minaccia extraterrestre. Ma fu anche colui che portò avanti la questione della smilitarizzazione nucleare con l'Unione Sovietica, con i trattati START. Fu lo stesso che conferì con Gorbaciov, all'epoca presidente dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, sulla questione UFO aliena e sulla minaccia aliena, e fu il fautore, colui che lanciò l'iniziativa di difesa spaziale, cioè lo scudo spaziale, le cosiddette Star Wars americane. E inoltre non dobbiamo dimenticare, ma probabilmente non ne siete al corrente, anche se ne ho parlato in diverse occasioni anche con Massimo in live, del custode che risulta proprio aver conferito per la prima volta e forse per l'unica volta proprio con il presidente Ronald Reagan, mettendolo al corrente di tutta una serie di questioni legate agli avvistamenti UFO, alla presenza extraterrestre, persino alle abduction, persino alle tipologie di razze, alle loro intenzioni e allo sviluppo tecnologico attraverso le tecnologie retroingegnerizzate, per creare tutta una serie di tecnologie che permettessero agli esseri umani di evitare di essere addotti e altro, ovviamente come armamenti, energia, eccetera, da utilizzare anche contro gli UFO. Quindi io ho fatto una sintesi. Alla fine degli avvistamenti UFO sono degli avvistamenti classici, cioè si è visto un oggetto, non è stata fatta una ripresa, c'è solo una testimonianza, un racconto. La differenza è che anziché essere fatta da una persona qualunque, è fatta da 2 presidenti degli Stati Uniti. Eclipsi, a parte la questione ufologica, che senso ha scoprire mandanti ed esecutori se ad oggi sono quasi tutti morti? Il senso ce l'ha, e come? Il problema è proprio quello. Il problema è che stanno emergendo le cose, secondo me, proprio perché ormai sono tutti morti. E quindi chi teneva e ci teneva a mantenere il segreto, oggi non ne ha più responsabilità, non può essere più incriminato, e quindi, come si suol dire, si ne fotte alla grande, proprio letteralmente. E dalla tomba se la ride. Quindi, essendoci persone più interessate a far sapere la verità e non essendoci più quei dirigenti, adesso se ne può parlare. Ma non dimentichiamo che sono emersi anche dei documenti classificati di cui forse le altre agenzie non erano a corrente e che aspettavano il momento opportuno per essere tirate fuori. E magari ci potrebbe essere qualcosa di incluso al loro interno che potrebbe coinvolgere anche persone che ancora oggi sono presenti
nello scacchiere americano. Quindi, ai fini del lavoro della task force del prossimo dibattimento su JFK, ti aspetti possano declassificare documenti che lo collegano a questa teoria? Allora, lo stregone. No, io non mi creo aspettative su questi fatti perché crearsi aspettative serve solo, nella maggior parte dei casi, ad avere delle delusioni. E più grandi sono le aspettative, maggiori saranno le delusioni. Quindi sarò sincero, non mi aspetto assolutamente nessuna novità. Mi auguro che possa emergere la questione UFO e sono sicuro che, se ci sarà la possibilità, accadrà, proprio perché uno degli obiettivi importanti della task force è quello di far luce sul fenomeno UFO-UAP. Qualora non ci fosse stato questo criterio tra quelli da discutere e di cui portare all'attenzione del grande pubblico, avrei avuto sicuramente molti più dubbi. Domanda di Bruno: se l'omicidio non fosse solo una questione di politica interna, ma un messaggio per tutti i leader che volevano rivelare certi segreti? Allora, Bruno, ti dico subito che, anche se, quindi ascoltate il come è imposto la frase, anche se non fosse così, chi sta al potere reale nel deep state e tira le redini delle varie marionette avrebbe comunque colto l'occasione per utilizzarla per i loro scopi e quindi di conseguenza come monito contro gli altri. Non dimentichiamo che in diverse occasioni il famoso telefono rosso che collegava Washington, la Casa Bianca, al Cremlino, ha permesso ai due paesi di scongiurare la terza guerra mondiale e l'olocausto nucleare, proprio perché, avendo creato un sistema di comunicazione diretta tra i presidenti, quindi senza passare per le vie traverse che potevano avere doppi fini e portare a obiettivi diversi, e alla collaborazione spaziale tra agenzie col fine proprio di comunicare sulle questioni UFO, non sui segreti UFO, attenzione, sulle questioni UFO. In questo modo, quando c'erano gli sconfinamenti, come nel flap del Belgio, se da una parte si alzavano i caccia per cercare di intercettare questi oggetti mentre passavano il confine, dall'altra squillava il telefono e diceva: oh, amico mio, anche se ti può sembrare che ti sto venendo a bombardare, guarda che quello è un UFO. Per questo non c'è transponder, per questo non c'è codice di identificazione. Verifica prima di attaccare, perché non siamo noi. Noi non c'entriamo niente. Questo perché c'era un sistema di collaborazione. Quindi, se c'era un sistema di collaborazione, vuol dire che molti paesi della NATO, molti paesi del Patto di Varsavia collaboravano a questo sistema e c'erano dentro. Ne consegue che dovevano essere informati anche sulla questione UFO, almeno parzialmente. Di conseguenza, se qualcuno voleva cogliere l'occasione o era mandante di quella situazione, sicuramente l'avrebbe utilizzato per intimare tutti gli altri, leader e paesi, e mettere a tacere una volta per tutte chi voleva diffondere le questioni UFO. Domanda di Franco: posto che all'epoca dell'omicidio di JFK ci fosse un patto tra l'intelligenza non umana e la CIA, pensi allo stato attuale quel patto sia saltato in virtù del numero crescente di presenze UFO nei cieli? Allora, partendo dal presupposto che si presume ci sia stato un contatto tra il governo e i militari americani e forse i servizi segreti e alcune specie extraterrestre, queste siano due
tre, in tempi diversi. Quella a cui si farebbe riferimento, suppongo, nella domanda sarebbero i famosi grigi, che avrebbero avuto un contatto tra gli anni 50 e gli anni 60 col governo americano, partendo dal famoso incontro con il presidente Eisenhower e di conseguenza con il patto di Greada, che molti conoscono come il patto scellerato con gli alieni. Qualora tutto questo fosse vero, e io sono convinto che lo possa essere, e che ci fu un altro patto anche dall'altra parte con l'Unione Sovietica, questo patto, gli stessi indizi e forse documentazioni che ci parlano del patto di Greada, ci dice che dopo nemmeno un decennio, o poco più di un decennio, furono gli alieni a venire meno al contratto, tra virgolette, in quanto cominciarono a effettuare prelievi di esseri umani, quindi abduction e studi invasivi sui soggetti addotti, in quantità sempre maggiore, fino ad arrivare a presunti milioni di prelievi di persone, contro le decine ufficialmente dichiarate all'inizio del patto, mentre il patto prevedeva che stilassero una lista e consegnassero al governo americano una lista con i nominativi delle persone addotte, in maniera tale che loro potevano andare a studiare e verificare quello che gli extraterrestri avrebbero fatto ai famosi addotti. Quindi il tutto venne meno, in pratica gli alieni se ne lavarono le mani e cominciarono a fare quello che volevano, quando volevano, come volevano, e non gliene fregava assolutamente nulla. Questo, quindi sì, saltò il patto, e non di certo per conto di qualche problema generato dagli americani. Sembra strano, perché purtroppo il genere di problemi ne causano un'infinità, anche se io ho tanti amici in America. Ovviamente questo purtroppo è una verità abbastanza brutta a dirsi, abbastanza scomoda. Ultima domanda di Stefano, o spunto. Farai mai una serie a disamina dei fatti riportati da X-File basati o collegati a fatti veri? Non è una brutta idea e sarebbe interessante, ma è complicato e difficoltoso soprattutto farlo da solo. Non escludo che si possa fare qualche puntata in futuro ispirata ai casi di X-File dove si cita la serie, ma si vada poi a parare a fatti storici conclamati da cui magari è stato preso spunto. Questo è molto, tra virgolette, è molto più facile, poiché X-File, tutte le puntate di X-File sono più o meno ispirate, anche se poi sono sceneggiate, narrate, riadattate, eccetera, basate su eventi storici, documenti storici, presunti eventi accaduti attraverso documenti declassificati, eccetera, eccetera. Mi ha fatto un po' sorridere, mi ha lasciato un attimo bloccato mentre leggevo la domanda, perché all'inizio farai mai una serie? Ho detto, oddio, devo fare una serie io televisiva. Beh, certo non ho la bellezza e il fascino di Fox Mulder, però me la caverei forse con le investigazioni e sarei un po' più prudente di lui rispetto a determinate questioni. Va bene, comunque, allora, interessanti domande che mi hanno dato spunti per diciamo affrontare alcuni argomenti, e sono contento, e sarebbe bello se le domande fossero sempre così, perché mi permettono di dare altre informazioni e magari di aprire ad altri argomenti, oppure di consigliare di fare altre live, anche se questo non è sempre possibile. Io ringrazio tutti quanti di essere stati qui con noi, un ringraziamento speciale naturalmente a tutti i moderatori. Io vedo Bruno, vedo Eclipsia, non so se ci sono, c'è Stefano, non so se ce ne sono altri. Grazie a tutti voi che avete partecipato, avete avuto la pazienza di ascoltarmi, spero che sia stato un argomento di vostro interesse,
e non escludo che ovviamente nel momento in cui se ne parlerà ufficialmente, se dovesse emergere qualcosa al riguardo, naturalmente vi darò aggiornamenti. Buona cena, buona serata, vi raccomando, vi aspetto per domani con la live sempre il pomeriggio alle 18:30 con un argomento veramente stranissimo che riguarda un cinese che questo signore praticamente negli anni ogni tanto spariva così, cioè in mezzo alla gente usciva di casa, scompariva e riappariva a distanza a volte anche di centinaia e centinaia di chilometri, finendo a volte tra l'altro anche nei guai. Senza questa storia, diciamo che non ha avuto un fine, non ha avuto grandi spiegazioni, ma la vedremo domani in dettaglio. Ciao a tutti, ci vediamo domani. Non vi dimenticate like, se siete nuovi iscrivetevi al canale ovviamente e scrivetemi le vostre domande qui sotto e cosa ne pensate di questa live. Ciao a tutti.